Ricorda il momento preciso in cui ha pensato: serve un composito diverso da quelli che esistono? Il giorno preciso no, l'anno sì, nel 1981 avevo iniziato ad utilizzare i materiali compositi sotto la guida del dottor Casartelli, mio maestro, e del dottor Toffenetti, e a quei tempi usavamo le microparticelle. In particolare io utilizzavo, mi ricordo, il Durafil della Kulzer, che per la tecnologia che c'era allora era un ottimo materiale a livello di lucidabilità e di estetica, però alla fine questi materiali risultavano troppo grigi a livello estetico, bassi di valore, e quindi io sentivo la necessità di avere qualcosa di meglio, sentivo la necessità di trovare un composito che migliorasse un po' il risultato estetico finale, che non era mai prevedibile, perché dipendeva molto dagli spessori, dipendeva molto dalle situazioni ed era troppo operatore dipendente. Qual era il problema clinico più ricorrente che incontrava nella pratica quotidiana e che i materiali disponibili non riuscivano a risolvere fino in fondo? Il problema era un problema sia clinico che estetico, perché il risultato non era mai prevedibile. Dovevi sempre improvvisare e alla fine, ultimato il restauro, tolta la diga di gomma, dopo qualche ora le aspettative non erano quelle che ti eri prefissato. L'esigenza che ha portato alla nascita di Enamel Plus è nata più dalla clinica, dall'estetica o dalla riproduzione del comportamento dello smalto naturale? Da entrambe queste tre cose. Il problema in questi materiali, quando utilizzati nei settori anteriori, è sempre la riproduzione del valore, cioè il tallone d'Achille è sempre lo smalto. I materiali a microparticelle di quel tempo, ma poi anche i nuovi ibridi che erano usciti, erano altamente insufficienti per quanto riguarda la riproduzione del valore del dente naturale. Se torniamo indietro a quel periodo, come descriverebbe l'offerta dei compositi sul mercato? E secondo lei, cosa mancava davvero ai compositi di allora? Materiali, concetti o approccio culturale al restauro diretto? Allora, a quei tempi i materiali venivano venduti, i kit di materiali, e il dentista doveva improvvisare un po' l'utilizzo in base alla sua esperienza e in base anche a quello che sentiva ai corsi. Io mi ricordo che facevo l'assistente del dottor Toffenetti quando teneva i corsi sui compositi e lui spiegava come utilizzare il materiale nel migliore dei modi, ma comunque sia il problema di base era che questi materiali avevano delle caratteristiche ottiche che erano troppo lontane da quelle del dente naturale, soprattutto per quanto riguardava lo smalto, ma anche la dentina, perché le dentine non erano fluorescenti. Quando ha iniziato a immaginare Enamel Plus, quali erano i requisiti non negoziabili che questo composito doveva avere? Innanzitutto l'idea di creare Enamel Plus mi era nata perché io facevo anche da opinion leader per varie aziende multinazionali, ma cercare di modificare un materiale di queste compagnie era veramente molto difficile, perché c'erano dei passaggi troppo stretti e con dei tempi troppo lunghi, e quindi non c'era la possibilità di avere dei cambiamenti o di realizzare progetti di cambiamento in tempi brevi, perché c'era troppa burocrazia. Quindi avevo deciso di pensare di crearmi un mio materiale, e questa idea venne supportata dall'incontro che ebbi con Eugenio Miceli dell'azienda Micelium, e il quale mi disse che loro avevano una conoscenza in Germania di un'azienda che produceva compositi, e l'idea era quella di contattare questa azienda per vedere se era possibile produrre un nostro materiale nell'ambito di questa azienda qua. Quanto era importante per lei che il materiale lavorasse come lo smalto naturale, non solo che gli assomigliasse? Ma questo è fondamentale, perché quanto più il materiale ha caratteristiche ottiche, parlo dello smalto, ma anche la dentina hanno caratteristiche ottiche simili a quelle dello smalto,
diventa sempre più facile per il dentista ottenere una buona integrazione, sia a livello estetico che anche a livello di forma, perché la luce cambia sia la forma che il colore. Questo è un po' il concetto di base. Possiamo dire che Enamel Plus sia nato più come strumento clinico che come semplice materiale da catalogo? È nato come un sistema, perché innanzitutto le aziende hanno sempre prodotto i materiali e dato questi materiali nelle mani dei dentisti, dei loro opinion leader, che dovevano capire come usarlo al meglio e insegnarlo poi all'utente. Enamel Plus invece ha seguito un'altra strada. Io ho messo a punto una tecnica di determinazione del colore, una tecnica di stratificazione, e ho poi spiegato al chimico quello che volevo. Sono andato con il mio tecnico Alessandro Intardini, mi ha dato una grossa mano per quanto riguarda la scelta delle masse e come modificare le masse. E mi ricordo che io e Alessandro andammo in Germania alla Schuss Dental e con il chimico provavamo i vari miscugli per capire cosa dover mettere, cosa dover togliere e come fare per arrivare ad avere un materiale con caratteristiche molto simili o molto le più vicine possibile a quelle della dentina dello smalto naturale. Per quale motivo ha deciso di sviluppare una collaborazione con Micerium che, al tempo, non era sicuramente un dei leader nel mondo dei compositi? Io avevo un rapporto con Micerium di tipo commerciale, nel senso che il dottor Miceli e poi il dottor Aleman, la signora Gisella Miceli, e con loro ebbi subito un buon feeling perché mi diedero fiducia, quindi io partii subito considerando dei miei partner. E in tutti questi anni ho avuto sempre un'ottima collaborazione. Ci sono stati momenti in cui le hanno detto questo non si può fare e invece poi si è fatto? Ma questa è sempre una prerogativa che c'è quasi sempre quando proponi una cosa. Io mi ricordo per esempio che quando proposi al chimico di fare l'Enamel Plus HRI, cioè quando parlai dell'indice di rifrazione, questo lo vidi un po' in difficoltà, perché il progetto era veramente complesso, perché creare un materiale che contiene un centinaio o più di ingredienti e riuscire ad ottenere un indice di rifrazione prefissato non è semplice, e ci vollero, mi sembra, 7 anni per sviluppare questo prodotto, per cui all'inizio siamo partiti con entusiasmo, poi i risultati non erano quelli che ci aspettavamo e direi che ci sono stati dei momenti in cui pensavamo di non farcela, ma poi alla fine ci siamo riusciti. Quanto è stato complesso tradurre un'idea clinica molto precisa in un prodotto industriale ripetibile? Ma innanzitutto io mi ricordo che passai weekend chiuso in studio a creare provini, a fare fotografie con tecniche diverse, e qui devo dire che il mio maestro Fabio Taffenetti mi diede proprio una grossa mano in questo, perché con lui ho iniziato a fare le prime sezioni di dente naturale con il microtomo, fare le fotografie con il microscopio utilizzando diverse luci, diverse tecniche per capire bene il rapporto tra la luce, il tessuto naturale, il colore e i materiali, e questo fu di grande aiuto. Quindi sono stati fatti tanti sacrifici sia dal punto di vista del tempo, dell'impegno, delle rinunce, perché ho passato, mi ricordo che quando misi a punto la fluorescenza rimasi praticamente tutte le vacanze di Pasqua in studio 4-5 giorni a fare provini e fare foto. Ricorda un episodio, un test o una prova clinica che le ha fatto dire sì, questa è la strada giusta? I test fatti con la fotografia, soprattutto quando ho iniziato a utilizzare il polarizzatore, perché la fotografia polarizzata è quella che ti mette bene in evidenza le dimensioni del colore, e con la fotografia polarizzata è più semplice percepire l'intensità del valore di un campione rispetto a un dente naturale. Devo dire che la tecnica della polarizzazione è stato, diciamo, il sistema più utile dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista di sviluppo del materiale, per capire su quale strada andare.
Ha un aneddoto legato ai primi colleghi che hanno provato Enamel Plus e alle loro reazioni? All'inizio erano un po' scettici perché, come sempre, l'erba del vicino è sempre la migliore. Questo proverbio calza perfettamente, perché anche colleghi diciamo esperti, loro erano sempre indirizzati ai prodotti che venivano dagli Stati Uniti o dall'estero. Guardando oggi alla diffusione di questo tipo di approccio ai compositi, pensa che Enamel Plus abbia contribuito a cambiare il modo di restaurare? Allora, Enamel Plus ha cambiato sicuramente, perché io incontro spesso colleghi che hanno fatto corsi con me anni fa e mi dicono sempre che gli ho cambiato la vita nel restaurare i denti. Poi dipende molto da quello che uno vuole, perché dobbiamo metterci bene in testa che non è possibile ricostruire un dente, un incisivo, e avere un risultato simile ad un dente naturale se usiamo una monomassa. Secondo lei, l'eredità più importante di Enamel Plus è tecnica o culturale? L'eredità più importante è culturale, sicuramente, perché Enamel Plus è l'unico materiale che ha dietro di sé innanzitutto delle ricerche e poi un libro che non tramonterà mai, perché è un libro basato su una tecnica che ho messo a punto di determinazione del colore, e non esiste nessun'altra tecnica oggi, perché ancora la maggior parte dei dentisti considera il colore con 4 tinte, con la scala vita, che per l'amor del cielo è utilissima, ma non entra nella tridimensionalità del dente. Quindi la mia teoria del colore è quello che ha cambiato completamente l'approccio e la cultura di fare estetica. Il libro che ho pubblicato insieme al mio caro amico Mangani Francesco, che purtroppo non c'è più, è un libro ancora attuale, è un libro che ha dato idee a tutti. Se dovesse spiegare a un giovane dentista perché Enamel Plus è nato, quale concetto chiave gli trasmetterebbe? Ma gli devo spiegare quello che hanno spiegato a me all'inizio i miei maestri, Ivano Casartelli e Fabio Toffenetti, i quali mi hanno sempre detto che questa frase, mi ricordo ancora, tu non devi aprire lo studio in Piazza del Duomo a Milano perché la gente viene attratta dalla location, tu devi imparare a lavorare bene. Per cui io ho sempre cercato di lavorare bene e mi hanno detto: se tu lavori bene puoi aprire lo studio anche in alta montagna. Infatti io ho lavorato 30 anni in un paese di 1000 abitanti in montagna, in Val d'Intelvi. Quindi il consiglio che do io è questo: dovete cercare di perseguire la qualità, perché oggi come oggi la qualità è quella che alla lunga paga. La qualità non si fa con restauri veloci monomassa, ma si fa con una tecnica che è stata studiata per ottenere l'estetica, per ottenere la qualità, e che alla lunga ha dimostrato di pagare. Crede che oggi ci sia ancora spazio per materiali pensati a partire dalla clinica e non solo dal marketing? Ma sicuramente i materiali devono sempre partire dalla clinica. Se potesse ricominciare oggi da zero, rifarebbe le stesse scelte? Sicuramente le scelte che ho fatto le ritengo buone e ritengo che perseguirei ancora sicuramente, magari rivedendo alcune cose, ma di base direi proprio di sì. Soprattutto nella scelta dei miei partner, nel caso specifico Micerium, che si è sempre dimostrata affidabile, onesta, disponibile e soprattutto seria. C'è qualche persona in particolare che vorrebbe ringraziare? Innanzitutto la mia famiglia, soprattutto mia moglie, che mi ha sempre supportato, che mi ha aspettato quando io andavo in studio, quando io ero in giro a fare i corsi per il mondo, le mie figlie, a cui ho tolto tanto tempo, e mia sorella Olga, mia sorella che gestisce lo studio e che mi dà la possibilità di non occuparmi della burocrazia che c'è nel gestire uno studio, prima in Italia e adesso in Svizzera, comunque sia. E poi i miei tecnici che mi hanno sempre supportato, aiutato, dato consigli. Quindi queste sono le persone che io devo assolutamente ringraziare e dico grazie a loro.